Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Argonal Dompe Farmaceutici SpA. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è Argonal? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Argonal durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Argonal? Argonal è un farmaco a base del principio attivo mesalazina, appartenente alla categoria degli antinfiammatori e nello specifico acido aminosalicilico ed analoghi. È commercializzato in Italia dall'azienda Dompe Farmaceutici SpA. Argonal può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Argonal 2G/50 ml sospensione rettale 7 contenitori monodose. Argonal 4G/100 ml sospensione rettale 7 contenitori monodose. Argonal 400 mg 50 compresse gastroresistenti. Argonal 500 mg 20 supposte. Argonal 800 mg 24 compresse gastroresistenti. Argonal 800 mg 60 compresse gastroresistenti. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Dompe Farmaceutici SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: mesalazina. Gruppo terapeutico: antinfiammatori. Forma farmaceutica: compressa gastroresistente. Indicazioni: Argonal compresse gastroresistenti, colite ulcerosa e morbo di Crohn. Trattamento delle fasi attive della malattia, prevenzione delle recidive. Argonal sospensione rettale, colite ulcerosa nella localizzazione a livello retto-sigmoideo. Trattamento delle fasi attive della malattia, prevenzione delle recidive. Argonal supposte, colite ulcerosa nella localizzazione a livello rettale. Trattamento delle fasi attive della malattia, prevenzione delle recidive. Nelle fasi attive di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico. Posologia. La posologia va adattata al singolo paziente in base all'estensione ed alla gravità della malattia. Lo schema indicativo, modificabile secondo la prescrizione del medico, è il seguente. Argonal compresse gastroresistenti. Adulti: 1, 2 compresse da 400 mg, oppure 1 compresse da 800 mg, 3 volte al giorno. La posologia può essere aumentata sino a 10 compresse da 400 mg, oppure 5 compresse da 800 mg al giorno, in pazienti con forme gravi, oppure secondo il giudizio del medico. Popolazione pediatrica: bambini oltre i 2 anni. Dosi proporzionalmente ridotte a giudizio del medico. Si dispone solo di una documentazione limitata sugli effetti nei bambini, età compresa tra 6 e 18 anni. Bambini da 6 anni di età. Malattia in fase attiva. La posologia deve essere determinata individualmente, iniziando con 30-50 mg/kg al giorno in dosi frazionate. La dose massima è di 75 mg/kg al giorno in dosi frazionate. La dose totale non deve superare i 4 g al giorno, dose massima negli adulti. Trattamento di mantenimento. La posologia deve essere determinata individualmente, iniziando con 15-30 mg/kg al giorno in dosi frazionate. La dose totale non deve superare i 2 g al giorno, dose raccomandata negli adulti. Si raccomanda in genere di somministrare a bambini fino a 40 kg di peso corporeo la metà della dose per adulto e ai bambini di peso superiore ai 40 kg la normale dose degli adulti. In caso di primo trattamento, è opportuno incrementare gradualmente il dosaggio per qualche giorno prima di raggiungere la posologia massima. Argonal sospensione rettale. Adulti: in media 1 clisma da 2 g di mesalazina 1-2 volte al giorno, mattina o sera prima di coricarsi, oppure 1 clisma da 4 g 1 volta al giorno, preferibilmente la sera prima di coricarsi. Argonal supposte. Lo schema posologico indicativo, modificabile secondo le prescrizioni del medico, è il seguente. Adulti: in media 3 supposte al giorno, divise in 2-3 somministrazioni, per via rettale.
Popolazione pediatrica per tutte le forme rettali. Bambini oltre i 2 anni. Dosi proporzionalmente ridotte a giudizio del medico. Esiste poca esperienza e solo una limitata documentazione sugli effetti nei bambini. La durata del trattamento prevista per le fasi attive è mediamente di 4-6 settimane e può variare a giudizio del medico, secondo le condizioni del paziente e l'evoluzione della malattia. Nei trattamenti a lungo termine, per prevenire le recidive, il dosaggio quotidiano e la durata del trattamento devono essere stabiliti dal medico secondo le condizioni del paziente e l'evoluzione della malattia. Modo di somministrazione. Argonal compresse gastroresistenti. Le compresse vanno deglutite intere, senza frazionarle né masticarle, preferibilmente con un bicchiere d'acqua e lontano dai pasti. Argonal sospensione rettale. Agitare bene prima dell'uso per ottenere una sospensione omogenea, dopodiché togliere il tappo dalla cannula rettale. Per l'applicazione, sdraiarsi sul lato sinistro, mantenendo diritta la gamba sinistra e piegando la gamba destra, inserire delicatamente la cannula nell'orifizio anale e premere il flacone con pressione graduale e costante sino ad ottenere la completa espulsione del contenuto. Dopo l'introduzione del preparato, girarsi alcune volte sui 2 fianchi per facilitare una migliore distribuzione del farmaco e rimanere coricati per almeno 30 minuti. Una migliore efficacia del prodotto si ottiene trattenendo il farmaco il più a lungo possibile o, meglio, lasciandolo in sede per tutta la notte. Per tale motivo è preferibile che almeno una delle applicazioni giornaliere sia effettuata prima di coricarsi. Argonal supposte. Per ottenere un migliore effetto terapeutico, è importante che la supposta venga trattenuta per almeno 30 minuti o, meglio, per più lunghi periodi, ad esempio tutta la notte. Durante la stagione calda può essere necessario immergere il contenitore delle supposte in acqua fredda per riconsolidare le supposte eventualmente divenute molli. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti riportati al paragrafo 6.1. Ipersensibilità ai salicilati. Grave compromissione della funzionalità epatica o renale. Nefropatie gravi. Ulcera peptica in fase attiva. Ulcera duodenale. Diatesi emorragica. Bambini al di sotto dei 2 anni di età. Non somministrare nelle ultime settimane di gravidanza e durante l'allattamento, vedi anche paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Recidive della sintomatologia obiettiva e soggettiva possono verificarsi sia dopo la sospensione del trattamento con Argonal, sia durante trattamento di mantenimento inadeguato. Con Argonal compresse, in pazienti che hanno una, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Evitare la somministrazione contemporanea di Argonal compresse gastroresistenti e di lettulosio di altri farmaci che, abbassando il pH del colon, possono ostacolare il rilascio del principio attivo contenuto nelle, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Argonal durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Argonal durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di mesalazina in gravidanza sono in numero limitato. Un numero ridotto di gravidanze esposte indica che non vi sono effetti avversi di mesalazina sulla gravidanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Argonal non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. In associazione al trattamento con mesalazina sono state segnalate reazioni avverse cutanee severe, SCAR, incluse la sindrome di Stevens-Johnson, SIS, e la necrolisi epidermica tossica, ten vedere paragrafo 4.4. All'interno, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I dati relativi a casi di sovradosaggio sono rari, ad esempio suicidio premeditato con assunzione per via orale di una dose elevata di mesalazina, e non indicano tossicità renale o epatica. Per quanto riguarda le compresse, ricorrere al lavaggio gastrico ed alla infusione venosa di soluzioni elettrolitiche. Non è noto un antidoto specifico e il trattamento è sintomatico e di supporto, incluso il monitoraggio della funzionalità renale. Non sono ipotizzabili casi di sovradosaggio a seguito di somministrazioni rettali.
Proprietà farmacodinamiche. La mesalazina, acido 5, aminosalicilico 5, ASA, è un farmaco di dimostrata utilità nelle malattie infiammatorie croniche intestinali, essendo dotato di un effetto antinfiammatorio topico sui tratti della mucosa intestinale interessati. Proprietà farmacocinetiche. Argonal compresse gastroresistenti, dopo somministrazione orale rilascia la mesalazina nell'ilo terminale e nel colon, grazie ad una particolare preparazione farmaceutica, che ha la caratteristica di disgregare il proprio rivestimento a dati preclinici di sicurezza. La DL50 della mesalazina dopo somministrazione orale nel ratto, è risultata essere di 4594 mg/kg. Nel cane, trattamenti cronici, 1 anno, con compresse rivestite a dosi fino a circa 200, elenco degli eccipienti. Compresse gastroresistenti da 400 mg e 800 mg. Maltodestrina, povidone, sodio lauril solfato, sodio amidoglicolato, talco, magnesio stearato, eudragit sodio idrossido, trietilcitrato, ossido di ferro rosso, ossido di ferro. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di argonal a base di mesalazina sono Asacol, Asalex, Asamax, Lextrasa, Mesaflor, Clisma, Mesaflor, compressa rivestita, mesalazina Aurobindo, mesalazina Dorom, mesalazina EG, mesalazina Milan, mesalazina Sandoz, Pentacol, Pentasa, sospensione, Proctasacol. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.